Ogni estate la città di Siena si trasforma, il tempo si ferma e nel cuore medievale della Toscana esplode il Palio. Ma questa corsa di cavalli non è solo una tradizione popolare, è anche un fenomeno culturale che ha influenzato l'arte, la grafica, la pubblicità e persino i fumetti. Oggi ti porto in un viaggio visivo e narrativo tra manifesti storici, illustrazioni d'epoca, fumetti dimenticati e campagne pubblicitarie che hanno reso immortale il Palio, oltre la corsa, oltre la piazza. Pochi sanno che il Palio di Siena è stato protagonista anche nel mondo dei fumetti. Già dagli anni 50, alcune riviste italiane per ragazzi, come Il Vittorioso e poi negli anni 60 Corriere dei Piccoli, ospitavano storie ambientate tra le contrade, con protagonisti giovani senesi coinvolti in intrighi, rivalità e leggende legate al Palio. Ma è negli anni 80 che il Palio trova una sua rappresentazione più matura, anche in graphic novel e fumetti storici, mescolando documentazione storica e drammatizzazione narrativa. Un esempio curioso è una storia pubblicata su Topolino al Palio di Siena, che narrava la storia, suddivisa in due parti, pubblicata sui numeri 1549 e 1550 di Topolino del 4 e 11 agosto 1985. In questo racconto, Topolino e Minni erano a Siena in occasione del Palio, ma come al solito si trovarono a dover fare i conti con Pietro Gambadilegno, loro storico acerrimo nemico. Passiamo alla grafica. Il primo manifesto ufficiale del Palio risale al 1904. Prima di quella data, le informazioni sul Palio circolavano solo oralmente o su fogli manoscritti. Ma dal Novecento il Palio entra nell'era della comunicazione visiva. Ogni anno un artista diverso viene incaricato di realizzare il drappellone, il famoso cencio e il manifesto promozionale dell'evento. Questi manifesti sono vere e proprie opere d'arte. Alcuni dei più noti illustratori italiani, come Bruno Bramanti o Alceo Dossena, hanno firmato manifesti che sembrano affreschi moderni. Col tempo si passa da uno stile liberty e simbolista a linguaggi più moderni, astratti, persino concettuali. Il Palio non è solo tradizione, è un campo aperto per l'arte visiva del Novecento. E poi c'è la pubblicità. Sì, anche il Palio, pur così legato al rituale, è stato usato come icona promozionale. Negli anni 60 e 70, aziende locali iniziano a utilizzare le immagini del Palio per promuovere vini, prodotti alimentari e il turismo. Le prime pubblicità sono rustiche ma suggestive, spesso dominate da scene evocative. Un cavallo lanciato al galoppo tra la polvere di Piazza del Campo, il volto fiero di un fantino in primo piano e sullo sfondo le bandiere delle contrade. È in questo contesto che nasce una delle prime campagne del Drink Martini, in cui per la prima volta si sperimenta con sovrimpressioni grafiche. Tra un'inquadratura e l'altra della corsa compare il bicchiere iconico con oliva, un esempio precoce di product placement, dove il prodotto iniziava a farsi vedere non solo evocare all'interno di narrazioni visive più ampie e simboliche. Con il boom economico, anche i grandi marchi si accorgono del fascino del Palio. Alcune pubblicità Vouge, ad esempio, richiamano lo spirito delle contrade per esaltare l'orgoglio italiano. Negli anni 2000 il Palio entra nel mondo del turismo internazionale. Spot video, mini documentari e film lo trasformano in simbolo identitario e attrazione globale. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.